Ciao cari spettatori, bentornati su Segreti Turchi. Prima di iniziare, ricordatevi di iscrivervi, mettere like e attivare le notifiche, così non vi perderete nessuno dei nostri aggiornamenti più caldi. Quello che stiamo per raccontare non è una scena di una fiction, ma una notte che Barbaktas e Yağmur Yüksel avrebbero preferito non vivere mai. Un vortice di emozioni, paure e colpi di scena che li ha travolti come un temporale improvviso. Tutto comincia in ospedale, sotto quelle luci fredde che fanno sembrare il tempo più lungo e l'aria più pesante. Familiari e amici camminano avanti e indietro come se il pavimento scottasse, e gli sguardi si cercano per farsi coraggio. Tutti sono in attesa di una notizia, una sola parola che li sollevi dall'incertezza. Dentro, dietro una porta a vetri, i medici stanno operando Mr. Halil. Fuori, ogni respiro sembra un sussurro che non vuole disturbare il destino. Come Mr. Hill? Domanda una voce spezzata, e il suono rimbalza contro il corridoio come un eco che trattiene il fiato. È ancora in chirurgia, risponde il medico, con quel tono controllato che non lascia indizi. Nessuno osa aggiungere altro. Bar tiene le mani intrecciate così forte da farsi male, e Yağmur gli si avvicina piano. Come si fa quando si sa che basta un tocco per far crollare un muro? Restano così, fermi, cercando nell'altro un appiglio mentre l'orologio sulla parete gira senza pietà. Passano minuti che sembrano ore. Poi la porta si apre di colpo, e il dottore rientra nel silenzio generale. È troppo presto per dire qualcosa. Abbiamo fatto il possibile, ma la sua condizione è ancora critica. Aspettiamo e speriamo. 4 frasi, niente promesse. È il tipo di risposta che brucia e non scalda. Bar abbassa lo sguardo, e quello che non dice si capisce. La frustrazione gli morde lo stomaco e il senso di colpa gli sale agli occhi. È tutto per via del caso di Leyla. Mio zio crede ancora che io sia innamorato di lei. Sussurra, come se ammetterlo ad alta voce potesse peggiorare le cose. La voce gli trema, ma non è paura. È la consapevolezza che le parole, una volta scappate, sanno farsi lama. Yağmur lo ferma prima che affondi nei pensieri. Quello che gli è successo non è colpa tua. Lo sai, vero? Tu sai chi sei. E sai, soprattutto, cosa non provi. È ferma, ma dolce, lo guarda con quegli occhi che gli ricordano perché il caos del mondo, a volte, si può lasciar fuori dalla porta. Lui inspira a fondo, come se volesse ricominciare da zero proprio lì, in mezzo al corridoio. Ma non è semplice scrollarsi di dosso il brusio dei pettegolezzi, i titoli cattivi, gli sguardi che leggono solo quello che vogliono leggere. La parola Leyla è stata un boato nella loro vita, e quello che è accaduto a Mr. Halil rende tutto più ruvido. Intanto, altrove, il tono cambia all'improvviso. È il tipo di deviazione che la vita si concede quando vuole ricordarti che la tragedia e il ridicolo non si danno, ma il cambio, convivono. Isa è in panico. Il suo ragazzo è sparito da ore, il telefono spento, e il cuore fuori controllo. Oh no, il mio ragazzo è sparito. È tutta colpa vostra, attacca, puntando il dito contro le amiche che la guardano con la pazienza di chi ha già fatto 3 giri di spiegazioni. La vostra energia negativa sta distruggendo la nostra relazione. Mentre parla, prende un mazzetto di salvia e lo accende. L'odore invadente riempie la stanza e le tende si muovono come se stessero fuggendo anche loro. Smettila con tutte quelle sciocchezze, sbotta una, scuotendo la testa. Ma Isa non ne vuole sapere, siete solo gelose. La mia connessione con lui è reale, e non lascerò che la vostra negatività la rompa. È ostinata, si muove come una sacerdotessa in un rituale improvvisato, e le amiche alternano occhiate disperate e sospiri che sanno di resa. Quando sei impazzita, le scappa a un'altra, e il confine tra comico e teso si fa così sottile da sembrare un filo steso sul vuoto. La città, intanto, è un alveare che ronza. Le voci corrono da una finestra all'altra, da un telefono all'altro, e le parole cambiano forma ad ogni passaggio. Ho sentito che Uncle Hal è caduto gravemente malato, dice qualcuno, e il nome rimbalza strano, graffiato,
come se nessuno sapesse più dove finisce il soprannome e dove inizia la realtà. Pare che la pressione gli sia crollata, l'hanno portato in ospedale. Punto. Il panico contagia in fretta. I cugini non ci pensano due volte, dobbiamo andare a vederlo subito, dicono, e in un attimo sono in movimento, le chiavi che tintinnano, le giacche tirate su alla cieca, i passi svelti che risuonano nelle scale. Quando arrivano, trovano Bar e Yamur davanti alla terapia intensiva. Si abbracciano senza parlare, come se il linguaggio, per una sera, potesse farsi solo pelle contro pelle. La luce rossa sulla porta è accesa, e quel piccolo dettaglio sembra una sirena silenziosa. Un'infermiera passa, riconosce il gruppo, e si ferma. La sua condizione è ancora seria, informa con quel tono gentile che però non addolcisce niente. Uno dei cugini sente le gambe tremare e si lascia scivolare lungo la parete, coprendosi il viso con le mani. Se gli succede qualcosa, non me lo perdonerò mai, mormora, e nessuno osa raccontargli che non si può prevenire il destino odiandosi addosso. Dovreste tornare a casa, riposare, suggerisce qualcuno, forse un altro parente che cerca di tenersi in piedi facendo ordine. Ma la cugina scuote il capo, ostinata come una statua. Non me ne vado senza vederlo, dice tra le lacrime, e la fermezza che ci mette è la stessa di chi sceglie il proprio posto nel mondo e decide di restarci anche se trema tutto. È una dichiarazione semplice, ma potente, restare è una forma di amore che non si dice, si pratica. In un angolo, intanto, il telefono vibra, ma non è il contatto che tutti vorrebbero. Lei prova a chiamare Fit. Una volta, 2, 5. Niente. Non risponde. E ogni squillo che si spegne è un ago in più infilato dove fa più male. Non posso credere che stia ancora chiedendo di Fit proprio adesso, sussurra qualcuno, ma lo dice piano, come quando si ha paura che la verità, se detta troppo forte, si trasformi in colpa. Yamur sente la frase e si volta, il suo sguardo chiede soltanto rispetto. Non è il momento di dividere, ma di stringersi. Le ore scorrono e si trascinano, con quella lentezza cattiva che prendono solo di notte, quando la città sembra ricordarsi di respirare piano. Ogni tanto una porta si apre, esce un medico, si chiude di nuovo. Ogni volta tutti sobbalzano, come se dovessero imparare da capo a sedersi, a camminare, a stare in silenzio. Bar fa avanti e indietro con i passi contati, e nella ripetizione c'è una forma di preghiera che non si vede. Riguarda la sua scelta di fidarsi del tempo, di mettere tra parentesi la paura, di credere che la vita non li abbia portati fin lì per strappargli tutto in una notte. Ai margini del corridoio, fuori dalla finestra, i flash dei curiosi bucano il buio come lampi indiscreti. La voce di qualcuno riconosce i volti, è impossibile, in quella città, passare inosservati se sei Bar Baktas e Yamur Yüksel. Eppure loro due non se ne accorgono quasi. Restano inchiodati a quella soglia, e l'unico pubblico che conta è il battito dei presenti. Le chat dei gruppi si riempiono, chi invia cuori, chi chiede novità, chi promette una preghiera. Le parole arrivano a strappi, e ogni notifica è un promemoria che li tiene svegli. Arriva di nuovo l'infermiera, e i volti si sollevano come girasoli all'alba. Per favore, fateci sapere se c'è qualche cambiamento nelle condizioni di Aliazza, chiede uno dei cugini, inciampando tra nomi e cognomi, come succede quando la stanchezza scolla le parole dal loro posto. Certo, vi chiameremo immediatamente, promette lei senza esitare. È la promessa più piccola e più grande che possano ricevere. Non è una cura, non è un miracolo, ma è la continuità di un filo che li tiene attaccati alla stanza dove conta tutto. Un respiro dopo l'altro, la notte si allunga. Yamur si siede accanto a Bar, gli prende il polso tra le dita e lo tiene fermo, come si fa con i bicchieri durante un sobbalzo improvviso. Non sei solo, gli dice piano, e in quelle 3 parole c'è un mondo che non ha bisogno di effetti speciali. Bar annuisce, e il suo sguardo torna a quella porta. S'incolpa, certo, perché il caso di Leila lo ha ferito nel punto esatto in cui si credeva invincibile, l'onestà con se stesso. Ma sa anche che l'amore non smette di essere amore solo perché qualcuno gli ha dato un altro nome. Lo so, risponde.
E so che quando uscirà, glielo dirò chiaro. Tutto punto. Sul telefono, le notifiche di Isa esplodono come fuochi artificiali stanchi. Ho bruciato la salvia, ho pulito l'aria, lui tornerà, scrive nel gruppo. E qualcuno le ricorda che forse basterebbe un messaggio più semplice. Dove sei? Sono preoccupata, punto. Ma Isa ha la sua guerra da combattere, e la combatte come può, tra rituali improvvisati e frasi che cercano di convincere prima di tutto lei. Poi la miccia si accorcia di nuovo, quando sei impazzita. Torna a rimbalzare in una stanza ormai piena di fumo profumato. La scena, da lontano, sarebbe quasi comica. Da vicino, invece, è una ferita che non si vede. Alla fine, il medico si affaccia un'altra volta. Nessuna notizia nuova, dice, ma lo dice con una sfumatura che non sa di resa. Le prossime ore sono importanti, punto. E loro si aggrappano a quella parola, importanti, come se fosse un appiglio scolpito nella pietra. Importanti vuol dire aperte, piene, da riempire con la pazienza e la vicinanza. Importanti vuol dire che il finale non è ancora scritto. La cugina si asciuga le guance e prova di nuovo a chiamare Fit. Silenzio. Ogni squillo si perde in un vuoto che sembra fatto apposta per non restituire niente. Non posso credere che stia ancora chiedendo di Fit proprio adesso, ripete qualcuno, e la frase passa di bocca in bocca come una corda tesa. Ma in fondo tutti sanno che ognuno, in notti così, cerca il proprio modo per sentirsi al sicuro. E a volte la nostra isola è proprio la persona che non risponde. La notte finisce senza un trionfo, senza una caduta definitiva, senza un verdetto. Finisce come era iniziata, con la sospensione e con i cuori che battono a ritmo alterno. I corridoi si svuotano a metà, le sedie scricchiolano, e il neon, finalmente, sembra meno duro. Bare e Yamur si alzano insieme, come hanno fatto altre volte, e decidono che qualunque cosa accada, saranno lì a raccoglierla. È l'unica certezza che si concedono. E nel silenzio ostinato che precede l'alba, le domande restano appese, scintillanti come stelle che non vogliono spegnersi. Mystery sopravviverà? Fit tornerà a farsi vivo? E quale segreto sta trattenendo tutti, ancora, tra i denti? Non perdete Kuma e i nostri aggiornamenti esclusivi, perché i nodi stanno per venire al pettine e nulla è come sembra. Iscrivetevi subito a Segreti Turchi, attivate le notifiche e restate con noi. Abbiamo ancora tanto da raccontarvi, 2 volte alla settimana, proprio qui.